La visita oculistica nei nostri cani o gatti può essere effettuata per motivi, diciamo, per uno screening generale per capire se sia tutto a posto, e quindi quando andiamo noi dal nostro medico, una visita annuale o ogni qualche anno per vedere che non ci siano problemi, oppure sempre per uno screening generale in soggetti che sono deputati alla riproduzione, quindi cani di razza o gatti di razza, per i quali vogliamo sapere se questi presentano e quindi potrebbero trasmettere malattie geneticamente trasmissibili, quindi malattie che possono essere anche invalidanti, ed è bene saperlo prima. Il grosso gruppo però delle visite oculistiche che noi facciamo sono in animali, cani o gatti che hanno qualche problema che anche pur non essendo uno un medico, uno riesce ad avvertire, come può succedere anche a noi, cioè tengono magari gli occhi chiusi, lacrimano più del dovuto, cambia il colore dell'occhio, cambiano le dimensioni o la forma dell'occhio o di strutture dell'occhio stesso. Allora, un'eccessiva lacrimazione può essere dovuta a due grossi problemi, o perché produce troppe lacrime in seguito a un fenomeno irritativo generalmente, quindi c'è un'irritazione nell'occhio che può essere grave o meno grave che fa lacrimare tanto, oppure perché le lacrime non possono essere più eliminate o non vengono eliminate secondo i normali vie di eliminazione delle lacrime stesse, quindi queste rimangono esterne e macchiano a volte anche la pelle attorno agli occhi, determinando quindi quell'aspetto un pochettino fastidioso di quelle macchie nere del contorno oculare. Quindi, unito a questa lacrimazione, per capire se la situazione è importante, è grave o meno, bisogna vedere se ci sono altri sintomi. Un cagnetto un gatto che lacrima tanto, ma la congiuntiva, la parte bianca dell'occhio non è arrossata e tiene gli occhi ben aperti, probabilmente non è una cosa gravissima o comunque che richiede un immediato trattamento. Se invece tiene gli occhi più chiusi o associato a un cambio di colore di alcune parti dell'occhio, allora sicuramente può essere un problema più importante e sarà bene fare una visita oculistica. L'arrossamento dell'occhio generalmente è riferito alla parte bianca dell'occhio, diventa più rossa. Anche questo è un sintomo molto comune nella maggior parte delle patologie oculari. Consideriamo che l'occhio è una struttura molto piccola, quindi più o meno qualunque cosa accada nell'occhio porta spesso a un arrossamento che talvolta in maniera erronea interpretiamo come congiuntivite. Questo fenomeno quindi va considerato insieme ad altri cambiamenti, cioè se tiene l'occhietto più chiuso, se è cambiato anche di colore la parte trasparente dell'occhio che è la cornea, e allora messe tutte insieme questi sintomi possono aiutarci a capire se la situazione è grave o meno, e quindi per questo è un buon motivo portarlo dall'oculista. Macchie oculari possono essere presenti o sulla superficie esterna dell'occhio o sulla parte più interna. Non è sempre facile ovviamente fare questo distinguo senza avere gli strumenti adatti, quindi molti pensano che alcune macchie siano presenti all'interno dell'occhio, in realtà sono sulla superficie e viceversa, e possono essere indotte da processi infiammatori, irritativi cronici o anche talvolta anche infiammatori ma riparativi per la presenza di lesioni corneali che sono in via appunto di guarigione e quindi portano a un cambiamento di colore dell'occhio. Oppure per la presenza anche talvolta di tumori sulla superficie, sulla parte interna dell'occhio, che portano quindi a modificare il colore stesso dell'occhio. La possibilità di capire se il nostro cane o gatto vede male non è sempre così semplice. Di solito lo si può capire, la maggior parte dei proprietari di questi alimenti lo capiscono quando la situazione è già abbastanza avanzata, nel senso che cani e gatti sono molto bravi a sostituire, diciamo, la funzione visiva con altri organi di senso, quindi soprattutto se posti nell'ambiente in cui normalmente vivono potrebbe passare inosservato o con poche variazioni rispetto alla norma il loro comportamento. Di conseguenza, se vediamo che inizia a avere difficoltà a muoversi in certi ambienti, quando c'è poca luce o quando c'è troppa luce o in ambienti non familiari, allora questo è sicuramente un buon motivo per portarlo a fare una visita oculistica. Le patologie oculari più comuni nei cani sono quelle legate all'alterazione della qualità e o della quantità delle lacrime.
In pratica è un po' come noi, sempre di più i nostri cani hanno problemi di lacrimazione, intesa appunto come troppa lacrimazione, perché la produzione lacrimale non è normale. Ricordiamo che la produzione lacrimale è fatta da una parte liquida, una parte grassa, una parte mucosa, e tutto insieme crea quello che noi chiamiamo comunemente lacrima. Se una di queste componenti non è più ben sviluppata, allora potremmo trovarci ad alterazioni che possono essere della quantità o della qualità. In pratica, se produce poca parte liquida abbiamo un occhio secco, se produce poca parte grassa avremo un occhio troppo bagnato. Sono entrambi problemi assolutamente comuni. Direi che almeno il 50% delle visite che facciamo oculistiche sono rappresentate da problemi legati a un'alterazione della qualità o della quantità delle lacrime, ed ovviamente alcune razze sono più soggette che altre. In primis forse in questi ultimi anni il bulldog francese, che peraltro è anche tra le razze più diffuse almeno negli ultimi anni. Quando è necessario pulire gli occhi dei nostri animali? Ma fondamentalmente quando li vediamo sporchi, oppure in alcune patologie particolari di infiammazioni dei cani giovani in accrescimento, infiammazioni degli occhi, sono una sorta di allergia giovanile, può essere utile sciacquarli per rimuovere quelle che sono le cause di questa infiammazione, che poi sono le polveri ambientali. Ma diciamo, ritornando a situazioni in cui abbiamo croste presenti negli occhi abbondanti, è sempre utile rimuoverle, perché queste possono complicare il quadro già ovviamente non normale presente. E come facciamo a rimuoverle? Possiamo utilizzare due sistemi. Allora, se sono relativamente fresche possiamo utilizzare delle garze appositamente preparate, imbevute di sostanze detergenti per la pulizia del contorno oculare, che possono essere diciamo strofinate delicatamente sulle palpebre per rimuovere queste crosticine ancora abbastanza morbide. Se sono invece queste croste secche, allora può essere più utile utilizzare soluzioni specifiche sempre per il sciacquo degli occhi, quali diciamo inondiamo, se vogliamo, bagniamo i nostri occhi ponendo una garzina sulla parte bassa dell'occhio per raccogliere le soluzioni che fuoriescono, e una volta le abbiamo così ammorbidite possiamo rimuoverle molto più agevolmente. Alcuni luoghi comuni che valgono per le patologie legate ai nostri cani soprattutto, ma talvolta anche gatti, e che talvolta anche nell'uomo, sono quelli che i problemi che riscontriamo siano legati ad esempio a colpo d'aria, colpo di vento. Sono cose che obiettivamente rappresentano una percentuale pressoché pari a zero. Cioè le patologie che noi riscontriamo, che possono essere le ulcere o lesioni oculari, quasi mai sono legati a colpo di vento, anzi direi praticamente mai, da considerare, non mi è mai capitato in tanti anni fare una diagnosi del genere. Quindi, così come anche che le ulcere corneali siano legate a iniziali traumi, anche questi sono estremamente infrequenti. Le ulcere generalmente sono legate a una non corretta produzione della qualità o della quantità delle lacrime, che secondariamente quindi portano a a un non corretto protezione dell'occhio e quindi sviluppo di ulcere. Un altro insomma, luogo comune o comunque domanda più che luogo comune che ci si pone su come vedono i cani e anche i gatti, e posso dirvi che i cani vedono anche loro a colori, non esattamente come noi, hanno una visione, si dice, a due colori, dicromatica, piuttosto che a tre colori, come abbiamo noi, come facciamo noi, come per le persone. Quindi noi abbiamo una visione, diciamo, di tre colori fondamentali, che sono il blu, il giallo e il rosso, mentre i cani, pare anche i gatti, il blu e il giallo. Quindi il rosso non lo vedono come tale, ma lo vedono grigio. Quindi se dobbiamo regalare una pallina al nostro cane è meglio che la regaliamo blu, gialla, verde piuttosto che rossa, perché la vedranno sicuramente meno bene rispetto a questi altri colori. Le nuove tendenze nell'oculistica veterinaria sono principalmente legate alla tecnologia sicuramente, quindi sono sempre nuovi strumenti che vengono utilizzati al fine di migliorare, diciamo, i trattamenti, soprattutto terapeutici o anche diagnostici. Alcuni di questi, ovviamente tutti quanti sono tratti
dall'oculistica di Humana, non tutti applicabili o con la stessa importanza in campo veterinario. Quello che probabilmente invece può essere utile, che da qualche anno già iniziamo a utilizzare, è cercare di sostituire i nostri trattamenti antibiotici con, al fine di eliminare trattamenti antibiotici classici, quindi con farmaci, con altri trattamenti, sempre al fine di ridurre o sterilizzare l'area infetta, cioè le varie infezioni che potremmo avere nei distretti oculari, principalmente sulla cornea. Quindi sempre più strumentazioni che utilizzano mezzi fisici più che mezzi antibiotici, che quindi possono essere soggetti ovviamente a resistenza, come sta accadendo sempre di più, vengono utilizzati. Quindi sono luci particolari a determinate lunghezze d'onda che sfruttano questa loro capacità di uccidere certe strutture molto semplici, quali possono essere i batteri, qualcheduno anche certe forme virali, al fine di controllare queste infezioni che poi possono portare anche alla perdita della visione.